Questa tipologia di bike non l'avevo mai testata. Questa è una cosiddetta city bike, quindi completa di fari anteriori, posteriori, c'è il suo bel campanello, ci sono i parafanghi anteriori, posteriori, il cavalletto, il portapacchi, una bicicletta perfetta per la città e non solo. Eleglide C1. C'è proprio un passaggio in mezzo alle pietre, anche qui altro passaggio. Unibike ben costruita con componenti di qualità ad un prezzo veramente interessante. Arriva a casa preassemblata in un enorme pacco. All'interno, oltre alla bici, ci sono le istruzioni anche in italiano e un set di chiavi completo. Basta fissare la ruota anteriore che ha il perno passante, fissare il manubrio, il parafango anteriore con la sua luce, montare i pedali e praticamente l'e-bike è pronta. Ma perché questa Eleglide C1 è particolarmente interessante? Beh, basta guardarla. Ha un telaio in alluminio con delle bellissime geometrie che rendono la seduta veramente ottima e come vedete ha la batteria integrata nel telaio, quindi vuol dire che il telaio è stato disegnato apposta per questo tipo di bici e soprattutto ha il motore centrale e questa è una grande novità per la Eleglide. Il motore è della Ananda, affidabile e adottato da molti marchi di bicicletta. È un motore da 250 watt, quindi omologato in Italia a 36 volt con un picco di 432 Wh e 70 Nm. Questi motori centrali sanno offrire un'esperienza di pedalata veramente unica. Questa city bike è la classica bicicletta per i turisti, infatti la vedo bene per gli hotel, per le strutture alberghiere che la danno ai loro clienti, perché devono in fondo rispondere a due esigenze particolari: essere affidabili e quindi non creare problemi e soprattutto sicure. Eleglide C1, fate attenzione a questa sigla C1 molto importante, poi vi spiego il perché. Ma esaminiamola nel dettaglio. Pesa 25,5 kg, ha ruote da 27,5 con larghezza da 2,5 pollici, quindi perfette per un uso stradale e anche su strade bianche con un'ottima tenuta. Interessante anche la sella, bella imbottita e anche molto di qualità. La batteria si può caricare direttamente da questa presa USB e con la chiave la si può anche sfilare dal telaio per magari caricarla in ufficio o anche in casa. Eleglide ha fatto un upgrade su questa batteria e anche nella confezione pubblicizzano proprio questo, dichiarando che questa batteria può avere un'autonomia di 150 km. Io non l'ho ancora verificato, ma essendo una batteria da 14,5 Ah a 36 volt, moltiplicando gli ampere per il voltaggio, quindi 14,5 per 36 uguale 522 Wh. Credo che tranquillamente possiamo superare i 100 km. Freni a disco e idraulici. Quindi molto bene, freni da 16, questi garantiscono un'ottima frenata e quindi sicurezza. Anche il faretto fa una bella luce. Ottimo anche l'ammortizzatore anteriore da 100 mm, anche questo idraulico, non a molla, ed ha anche il precarico e la possibilità di regolare o bloccare la sospensione anteriore. Molto ma molto bene. E guardate il manubrio, molto bello, con l'aggancio che ci permette di regolare di fino sia l'altezza che l'inclinazione, così da trovare perfettamente la migliore posizione in sella e diventa veramente facile regolare la bicicletta anche se abbiamo magari diverse persone che utilizzano la stessa bicicletta. Belle funzionali anche le manopole, qui c'è il selettore del cambio sulla destra e il display qui a sinistra. Display ben visibile, chiaro, bello luminoso, basta tenere premuto il tasto on per qualche secondo per accenderlo e abbiamo la possibilità di selezionare l'assistenza del motore. Qui abbiamo 5 livelli di assistenza, livello 1, 2, 3, 4 e 5. In realtà c'è anche una sesta modalità che è quella camminata, basta tenere premuto per qualche secondo il tasto meno. Possiamo leggere ovviamente anche la velocità, ovviamente i chilometri parziali e totali. Tenendo premuto per qualche secondo invece il tasto più, accendiamo o spegniamo il faretto anteriore.
Con una combinazione di tasti possiamo anche accedere ad un menu nascosto che serve a sbloccare la velocità da 25 km/h fino a 32, una velocità consentita in alcuni paesi anche europei, e possiamo accedere anche ad altre funzioni come la luminosità del display stesso. Qui sotto al display c'è anche una porta USB per eventualmente collegare il nostro smartphone per ricaricarlo, o magari mettendo un supporto lo possiamo utilizzare come navigatore. Per quanto riguarda il colore, l'Helio Glide C1 è disponibile solo in questo color blu metallizzato con degli inserti gialli, molto bello e anche elegante direi. La garanzia è di 1 anno su tutta la bicicletta e di 3 anni sul telaio. E poi tenete presente che per quanto riguarda il motore c'è un'assistenza ufficiale anche qui in Italia. Nel posteriore abbiamo il cambio Shimano, affidabilissimo, a 7 rapporti, cavalletto, l'ideale per la città, parafango in plastica ad ampia copertura sia davanti che dietro, e qui abbiamo anche il portapacchi non troppo grande che può portare fino a 15 kg. Questo faro posteriore non mi fa impazzire, è a batteria e basta premere qui sul lato per accenderlo. Le ruote da 27,5 fanno proprio un bel lavoro in asfalto e anche i freni mordono veramente bene. Ecco, questo è un ponticello che ho appena fatto, eccolo qui, un ponticello in legno, e grazie appunto alla ruota da 27 che è abbastanza alta mi ha permesso di superarlo con veramente agilità. Di sicuro la città è il suo habitat naturale. Pavè, San Pietrini, nessun problema, benissimo l'ammortizzazione che c'ha, veramente uno spasso girare per la città con questa bicicletta. Ecco come funziona appunto le assistenze. Con la 1 arriviamo fino ai 12, poi diciamo si stacca il motore, quindi pedaliamo di forza. Con la seconda arriviamo fino a 15, con la terza ecco che sentiamo che va fino ai 18, con la quarta ecco che ci porta fino al 21 e poi si sgancia, e con l'assistenza 5 invece arriviamo al limite della velocità che sono i 25 km/h, poi sentiamo il motore che si sgancia. Molto bene anche in questa salita, basta trovare la giusta combinazione tra l'assistenza del motore e il cambio meccanico Shimano. A volte bastano veramente poche pedalate per arrivare in posti incredibili come questo. Visto che sono qua mi viene voglia di provare questa city bike in una salita veramente estrema. Questa è una delle salite più impegnative e più difficili qui sui Colli Euganei. È una di quelle salite che io spesso utilizzo per i miei test con le e-bike e con le mountain bike. Certo, questa è una city bike e quindi non è proprio l'ideale per questo tipo di terreni e queste salite. Però il motore vedo che spinge bene, quindi voglio provare. Come vedete è una salita tutta di pietra e scaglie, quindi
parecchio accidentata. Questi giorni è anche piovuto, quindi i sassi sono particolarmente esposti. A trovare delle linee più possibile pulite, però la pietra è affiorata moltissimo. Il motore mi assiste, direi, in maniera egregia. Qui c'è proprio un passaggio in mezzo alle pietre, anche qui altro passaggio molto complicato, perché l'acqua di questi giorni ha portato via quel po' di terriccio che le copriva. Ok, c'è qualche rumore dovuto alle vibrazioni, credo, del portapacchi. Infatti, diciamo, pensare di essere in questa stradina, questo sentiero, con una bicicletta che dovrebbe essere fatta per andare in ufficio o a fare la spesa, è veramente particolare. E vi devo dire che praticamente siamo già arrivati alla sommità, quindi siamo già arrivati in cima. Meglio di quello che potessi immaginare, veramente incredibile, non me l'aspettavo da questa bicicletta, da questa city bike. Oggi mi sono veramente divertito con questa city bike, una bicicletta adatta a chi non vuole avere problemi, a chi vuole avere una bicicletta sempre pronta da utilizzare tutti i giorni e in qualsiasi condizioni di tempo. E infatti con i suoi parafanghi, il suo portapacchi, è adatta per chi la vuole utilizzare per andare al lavoro, per muoversi in città, veramente ottima e con dei componenti veramente interessanti, a partire dalla forcella ma anche dalla batteria molto capiente, il cambio Shimano forse gradirei avere qualche rapporto in più, e dopo soprattutto un ottimo motore 250 watt che fa benissimo il suo lavoro. Impianto frenante a disco idraulico, come abbiamo detto, quindi c'ha veramente tutto. Una cosa a cui fare attenzione è la sigla. Questa, come dicevo all'inizio, è una L-Glide C1. L'L-Glide C1 è adatta per persone da 1,70 m ai 2 metri. Se siete più piccolini, quindi da 1,55 m fino a 1,90 m, dovete prendere il modello L-Glide ST. Se devo dire invece qualcosa che non mi è piaciuto di questa L-Glide è il faro posteriore. Sì, con quelle pile da inserire, dopo si scaricano, magari siamo in giro e si esauriscono, bisogna andarle a acquistare. Sarebbe stato molto più pratico un collegamento al display, come avviene per il faro anteriore, che noi azioniamo con un tastino e tutto finisce lì. Anche perché secondo me questa è una bicicletta adatta proprio per persone che la vogliono utilizzare tutti i giorni in qualsiasi condizione meteorologica e la vogliono avere sempre a posto, e quindi non stanno lì attenti appunto a capire se la batteria è scarica, da andarle a acquistare eccetera. Quindi un tastino, un collegamento, L-Glide e siamo quasi perfetti. Invece quasi perfetto, anzi molto bene, è il prezzo. Il prezzo che non vi ho ancora detto di questa L-Glide C1. Infatti questa bicicletta, così come la vedete, costa circa 1.300 euro. Però potete avere un vantaggio, un buono sconto grazie al mio codice sconto che vi lascio in descrizione. Bene, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.